Per quasi un anno ho fatto un esperimento: avere un'unica bici da usare sia su asfalto che sulla ghiaia. Sicuramente avere due bici è la soluzione migliore, ma se per qualsiasi motivo ne potessimo scegliere soltanto una, è possibile trovare un mezzo che sia in grado di fare tutto. Sicuramente una bici solo stradale, anche soltanto per il passaggio delle ruote stretto, 30-32 mm, non ci consente di fare gravel, quindi la scelta è abbastanza semplice. Ma è anche vero che non basta prendere una bici gravel, mettere delle ruote stradali per avere la bici tuttofare. Quindi per questo video ho scelto una bici gravel che secondo me per geometrie si avvicina parecchio a una bici da strada. Vediamo come va. L'allestimento che ho scelto è la Comp del colore CS bianchi. Vi faccio vedere i due allestimenti. Per la strada, ruote in carbone d'alto profilo, che tra l'altro fanno la loro figura. Non sembra affatto una gravel. E invece per l'allestimento in fuoristrada ho ottenuto le ruote in alluminio, le Fulcrum Light dal canale largo, con copertoncini Pirelli Gravelac. Il telaio di queste bianche è aerodinamico, linee pulite, totale integrazione dei cavi, e invece le ruote che ho scelto per la strada sono le FFVD da 45 mm con copertoncini Continental GP da 32 mm per stare un po' più comodi. Facendo tanto asfalto ho pensato che per me forse sarebbe stato meglio avere una soluzione con un doppio corona davanti. La Comp viene commercializzata con lo Shimano GRX il 610. Il test è durato praticamente tutto l'anno, quindi ho alternato sia asfalto che gravel. Sull'asfalto ho fatto praticamente di tutto, quindi cicloturistiche, allenamenti lunghi e anche diverse gran fondo, mentre invece l'altra anima dell'impulso è il fuoristrada. Nasce come bici gravel, che è una parola che racchiude tante cose, ma per me è esplorazione e viaggi, anche se questa nasce come gravel racing. È una macchina da gara e sulla ghiaia compatta prende facilmente velocità. Le bici gravel che avevo provato in passato erano più rilassate, mentre questa è veramente più reattiva e soprattutto è molto precisa nell'inserimento in curva. Sull'asfalto invece perde un po' di quella reattività. Considerate che durante l'anno avevo fatto circa 6-7 mila chilometri su strada, alternandola spesso con le uscite gravel. E tutte le volte che poi rifacevo il cambio ruote mi sembrava totalmente un'altra bici, sicuramente la sentivo più reattiva, anche se non ai livelli di una bici a strada più pura. Infatti mi capitava spesso di dover rilanciare dopo dei cambi di direzione. E nelle uscite più lunghe questi continui rilanci si fanno sentire. Immaginate di dover fare questi sforzi in più, però su un'uscita di 4, 5, 6 ore. Del resto il passo lungo di una bici gravel sicuramente rende più confortevole in strada, però a scapito di un po' di agilità. Dove invece non c'è da rilanciare, la bici si comporta molto bene, comunque tiene il passo, sicuramente anche merito delle ruote a profilo medio-alto che aiutano. Ruote tra l'altro dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, come vi dicevo profondità che ho scelto 45 mm, quindi alto ma non eccessivo, che aiutano a mantenere la velocità e non mi danno problemi di vento laterale. E comunque in configurazione stradale, togliendo il copertone da 40 mm, il peso comunque c'è, siamo abbondantemente sopra gli 8 kg. Sicuramente la componentistica non è tra le più leggere. Il peso comunque in salita è compensato dalla portatura, che rimane quella di una bici gravel. Col 30 davanti e col 36 dietro ci si arrampica praticamente ovunque. Di serie infatti il pacco pignoni è l'1136, mentre le corone sono 4630. Sicuramente ottimo per una gravel, però un po' limitante per un utilizzo su asfalto. Soprattutto se siete in gara o se comunque la state utilizzando per fare velocità. Vediamo invece qual è il punto forte, ovvero la discesa. Il passo lungo di una gravel dà tanta stabilità. E anche chi non è un discesista come me si sentirà parecchio più sicuro. La bici ti invoglia proprio a stare in presa bassa, sicuramente merito anche del flair del manubrio e dello stack elevato.
In curva poi tiene molto bene le traiettorie, nel complesso davvero la stabilità è veramente ottima e non si scompone mai nemmeno in asfalto rovinato. Sicuramente merito anche i copertoni a 32 mm. Forse se devo fare un appunto in discesa è legato alle corone davanti. Il 46-30 è troppo agile, in discesa capita spesso di dover pedalare. Quindi probabilmente sostituirei le corone davanti, magari col 48-31, che è la portatura con la quale escono le impulso più alte in gamma, quindi sia la Pro che l'RC, entrambe tra l'altro con ruote in carbonio. Ruote sulla quale però possiamo montare copertoncini al massimo da 42 mm. Del resto nei piani di Bianchi questa bici non nasce forse per l'esplorazione o per i percorsi più tecnici. La bici nasce infatti senza portapacchi o attacchi per le borse. Il telaio ho studiato più tenendo conto dell'aerodinamica, anche se quello non vuol dire che non possa essere usata anche per i lunghi viaggi. Solo che per questi ultimi nel catalogo Bianchi l'Arcadex è probabilmente più indicata. Oltre alla forma del telaio, Bianchi ha scelto un montaggio con la Shimano GRX con doppia corona, che dà una scelta di rapporti più ampia, a scapito della semplicità del monocorona. Ne consegue quindi una bici che in pianura riesce a fare tanta velocità con il 4611 o il 48 nei modelli Pro ed RC, che sono gli allestimenti più pregiati in catalogo. Come mi sono trovato con questa bici? La mia precedente esperienza con una gravel è stata l'anno scorso, con una Merida Silex e copertoni i Maxxis Rambler da 50 mm, due bici che nascono entrambe per il fuoristrada ma completamente differenti poi nell'utilizzo. La prima è più l'esplorazione, molto stabile e quei gommoni ti danno proprio sensazione di stabilità anche sul fuoristrada più difficile. Sull'impulso invece ho avuto quella sensazione di velocità, quel non so cosa che però mi faceva venire voglia di spingere sui pedali, come se la bici stessa fosse la bici stessa a chiederlo. Per questo motivo che mi sento di dire che due gravel nate per usi differenti sono completamente un tipo di fra loro. È proprio una questione di sensazioni che si provano mentre si usano. I copertoncini sono dei pirelli cinturato Gravel H, dalla testellatura poco pronunciata, che si sono dimostrati parecchio scorrevoli, in linea con la destinazione d'uso dell'impulso. Ottimi sullo strato compatto, vanno benone anche su asfalto. Dove invece mi sono trovato più in difficoltà è stato nei terreni morbidi e fangosi, in cui mi sentivo di avere poco grip. Nei periodi più freddi e umidi dove probabilmente una maggiore testellatura, magari con una sezione da 42 mm, il massimo consentito su queste bici, è sicuramente più indicato. Come gravel l'avevi vista bene anche con un monocorona, è sicuramente più agile in arrampicata. Il GRX si comporta comunque molto bene, è preciso e silenzioso. Probabilmente con monocorona da 13 velocità questa bici sarebbe stata però perfetta. E probabilmente anche la mancanza del cambio elettronico è quello che ho potuto di più in questi mesi. Ed è quello che probabilmente l'avrebbe resa la bici perfetta. Perché è vero che i compromessi ci sono. Prima fa tutto, non è una bici aereo, quindi sicuramente non è super competitiva nelle gran fondo. Del resto il passaggio ruote è da 42 e non da 50 forse la limita nei sentieri tecnici. Però è anche vero che sono tutti compromessi che si possono accettare in funzione della comodità che dà quello di avere un'unica bici. Effettivamente sì, risposta definitiva, è possibile con una sola bicicletta fare tutto. Sull'asfalto siamo a livelli di un'endurance, sul gravel ci si diverte come e comunque si può tranquillamente anche viaggiare perché è comodissima. Senza contare che esteticamente è più che azzeccata, quindi in definitiva la promuovo a pieni voti.